chiariamo il problema, se tale è, del passaggio di Ezra Pound a Metato e non nel campo di concentramento di Coltano. Intanto un discorso di fondo. Il campo di concentramento di Coltano, del quale avrò modo di parlare, era destinato solo a cittadini italiani e cittadini e militari italiani, cioè tradotto in chiaro fascisti, e tedeschi, e non altri. Invece quello di Metato era un campo di concentramento, tutti e due organizzati dagli alleati, nel quale sono stati ricoverati, cioè incarcerati, solo cittadini americani. Pound è stato messo a Metato. Metato si trova a circa 5 km, 6 km. La zona di Metato Arena o Arena Metato, come si chiama oggi, è una frazione del comune di San Giovanni Pisano, mi pare che si chiami, è a nord di Pisa e dista un tiro di schioppo dal Campo dei Miracoli, dalla Torre Pendente, eccetera, mentre invece Coltano dista oltre 20 km ed è a sud di Pisa. Nel campo di concentramento di Metato, Pound fu imprigionato, secondo una fotografia che poi verrà mostrata, il 26 di maggio del 1945 e ci permase fino ai primi giorni di novembre. Passò 3 settimane nel primo luogo dove fu incarcerato, che era una gabbia metallica appartenente a una serie di altre gabbie, tutte in fila, poste al centro di questo campo di concentramento. Perché campo di concentramento americano per americani? Perché anche gli americani avevano un'infinità di birbanti, chiamiamoli così, tra i loro militari, che certo non erano gentiluomini, per esempio chi stuprava in maniera continua le donne italiane in maniera eccessiva veniva ogni tanto messo lì dentro, ma anche chi si insubordinava ai propri superiori. Insomma, tutti quelli che commettevano dei reati molto rimarchevoli e molto evidenti finivano in questi campi di concentramento e nel caso di Metato, al centro, nelle gabbie, venivano imprigionati i condannati a morte. Da parte degli alleati e degli americani, condannare a morte un militare americano era un punto limite, significava che l'aveva fatta grossa. Quando Pound fu imprigionato in una di queste gabbie, si accorse che i suoi vicini di gabbia, che gli potevano rivolgere la parola perché tra gabbia e gabbia c'era solo uno sbarramento metallico, erano gabbie vere e proprie, il vicino il giorno dopo spariva dalla circolazione e veniva avvicendato da altri. Spariva e quando si allontanava salutava il suo vicino, che era nel caso nostro Pound, gli faceva il chiaro segno al collo, che voleva dire che veniva impiccato oppure che sarebbe stato fucilato. E questo discorso di ordine psicologico ha certamente minato il buon Pound, che aveva 60 anni, ma avrebbe minato anche un ventenne, e non aveva le idee chiare su quella che sarebbe stata la sua sorte. Ora, questo fatto ha effettivamente fatto crollare alla terza settimana Pound, che, costretto a vivere sotto una tettoia metallica in pieno giugno, dormendo su un battuto in cemento con 4 lati di rete rinforzata e costretto anche ai suoi bisogni corporali davanti a tutti, alimentato attraverso le sbarre, ovviamente lo ha fatto crollare. Dopo queste 3 settimane, materialmente mancato, fu portato nell'infermeria da campo, del campo di concentramento, evidentemente non era arrivato da Washington l'ordine di sopprimerlo, e lì fu
rifocillato dai medici e trattenuto però non per qualche altro giorno, ma come ho detto fino ai primi giorni di novembre. Gli si concesse, perché sapeva leggere e scrivere, di dare negli ultimi tempi una mano alle organizzazioni del campo e quindi sapeva battere a macchina e compilava dei moduli, delle schede. Nel frattempo gli fu anche concesso di scrivere e di fare poesia che lui aveva messo insieme su pezzi di carta rimediati, pezzi di carta proprio di rifiuto, quindi anche quella che oggi chiameremo la carta igienica, e lì stese i famosi canti pisani, i Pisan Cantos, che sono 11 della sezione dei Cantos. Ecco, va specificato che Metato si trova alla intersezione tra il fiume Serchio, che sfocia a sud di Viareggio nel Tirreno, a nord di Pisa, e la via Aurelia. Credo di aver esaurito l'argomento sulla collocazione del DTC, Detention Training Center, del campo di concentramento, nel quale fu ospitato per alcuni mesi Pound, in vista poi di spedirlo con un viaggio avventuroso durato 2 giorni in aereo attraverso mezza Europa e poi attraverso l'Atlantico negli Stati Uniti, e per i restanti 13 anni fu recluso nel manicomio criminale di St. Elizabeth di Washington, senza un regolare processo, senza una sentenza definitiva, senza tutti quelli che oggi sarebbero le garanzie dovute a un regolare atto e criterio processuale. Ecco la vicenda giuridico-processuale, chiamiamola così, di detenzione di Ezra Pound.